Ciao riders e ben arrivati sul canale di Bikes for Eddie, io sono Eddie e oggi vi voglio raccontare la storia di un altro dei miei piloti preferiti degli anni 90, Luca Cadalora. Luca Cadalora per me è stato assolutamente un idolo. Io mi ricordo quando avevo 16-17 anni e la domenica rimanevo inchiodato allo schermo a guardare Luca che stravinceva in sella alla 250 Honda gestita da Kanemoto, praticamente una gara dietro l'altra. Di lui mi piaceva lo stile di guida, il fatto che fosse un ragazzo pacato, ma di questo vi voglio parlare più tardi. Ora partiamo con il primo capitolo di questo video e vediamo davvero chi è Luca Cadalora. Luca Cadalora è un pilota nato a Modena il 17 di maggio del 1963. All'interno della propria carriera ha vinto 3 titoli mondiali. Il primo nel 1986 in sella alla Garelli 125, il secondo e il terzo nel 1991 e nel 1992 in sella alla Honda NSR 250 gestita appunto da Hervé Kanemoto. All'interno della propria carriera Luca Cadalora ha partecipato a 195 gare, portando a casa la bellezza di 34 vittorie, 29 pole position e 72 podi e appunto 3 titoli mondiali. I più giovani sicuramente lo conoscono perché dal 2016 al 2018 è stato il personal coach di Valentino Rossi all'interno del team Yamaha. Luca Cadalora da giovane si avvicina al mondo dell'atletica, in particolare a quello del salto con l'asta, e arriva nel mondo delle moto nel 1984, dove debutta in sella ad una MBA 125. Nelle stagioni 84 e 85 Luca non raccoglie dei grandissimi risultati, ma inizia a mettere insieme tutta quell'esperienza che gli servirà nel corso degli anni per dimostrarsi un pilota pulito e soprattutto vincente. Il salto di qualità arriva nel 1986 quando sale in sella alla Garelli e conquista la bellezza di ben 14 vittorie all'interno del campionato mondiale e ovviamente se lo aggiudica. L'anno successivo, 1987, ovviamente essendosi fatto notare, un altro grandissimo pilota italiano che ha vinto la bellezza di 15 titoli del mondo e al momento è team manager all'interno del campionato del mondo della 250, Giacomo Agostini, propone a Luca di fare il passaggio di categoria e di salire in sella ad una delle proprie Yamaha. Infatti in quel momento Giacomo Agostini gestiva un team satellite di Yamaha all'interno del campionato del mondo della 250 e offre la sella proprio a Luca per 4 stagioni. Le stagioni che vanno dal 1987 al 1990 vedono Luca maturare grandissima esperienza e portare a casa complessivamente 7 vittorie. Yamaha, a detta di Luca, era una moto fantastica da guidare, forse la migliore di tutte, però mancava un briciolino di potenza massima e di conseguenza un po' di velocità per riuscire a competere al 100% con le Honda che in quegli anni stavano dominando. Quelli sono gli anni in cui vincevano Anthony Mang, da cui lo stesso Luca disse di imparare delle grandissime lezioni, ma queste ve le voglio raccontare dopo, Sito Pons per 2 anni consecutivamente e poi un altro dei suoi grandi avversari, John Kocinski, lui in sella alla Yamaha del team Roberts che era appena approdato in 250 nel 1990. Nel corso del 1989 pare che il suo compagno di squadra dell'epoca, Eddie Lawson, parlò a Hervé Kanemoto delle qualità di pilota di Luca Cadalora e di conseguenza Hervé iniziò ad avvicinare Luca per capire se al termine del contratto con Agostini fosse possibile fare un passaggio di Luca all'interno della propria scuderia. Il passaggio avvenne nella stagione 1991-1992, gli anni dei titoli mondiali di Luca Cadalora e soprattutto l'inizio del periodo aureo per quanto riguarda i piloti italiani all'interno della 250 furono degli anni semplicemente strepitosi. La moto era assolutamente perfetta, Luca aveva uno stile di guida impareggiabile, assolutamente adatto a quello della 250, di conseguenza tutti gli avversari ebbero vita veramente durissima per cercare di contrastare lo strapotere di Luca. All'interno di quei 2 anni, pensate, Luca portò a casa la bellezza di 15 vittorie su 28 gare disputate, praticamente più del 50%, ovviamente con 2 titoli del mondo vinti a mani basse. Non che la cosa fu particolarmente facile, però sicuramente lo strapotere di Luca in quel periodo è qualcosa che ci ricordiamo tutti. Se avete tra i 40 e i 50 anni non potete aver dimenticato le gare come ad esempio quella di Misano del 1991, quella in cui lui fissava la ruota posteriore del suo avversario, forse il più acerrimo, Helmut Bradl, per instillare in lui un'incertezza di natura psicologica.
A detta di Luca, la Honda era la moto davvero più competitiva e più veloce. Forse non era guidabile come la Yamaha che aveva usata nei 4 anni precedenti, ma sicuramente aveva quel pizzico di potenza in più che gli permetteva di fare la differenza. Soprattutto nel 1992, quando si erano rese molto competitive le Aprilia con Loris Reggiani, che erano velocissime soprattutto in rettilineo, Luca amava non svelare mai tutto il potenziale della propria moto e riuscire a vincere all'ultima curva o all'ultimo giro, rendendo anche per chi seguiva da casa le gare particolarmente appassionanti e soprattutto ti tenevano incollato al teleschermo davvero fino alla fine, perché sapevi che nell'ultimo giro sicuramente qualcosa sarebbe successo. In quegli anni Luca davvero riuscì a mettere a frutto quello che aveva imparato da uno dei suoi avversari di inizio carriera, Anthony Mang, il quale più volte, e questo l'ha ricordato Luca in più interviste, gli aveva insegnato che per vincere è assolutamente indispensabile utilizzare la testa e cercare di portare a casa la vittoria quando tutti i fattori sono favorevoli, senza voler strafare. Avere un atteggiamento responsabile e conservativo e cercare di portare a casa al massimo è sempre stata una delle qualità di Luca che io ho apprezzato di più, ma di questo ve ne parlo dopo. Terminata l'avventura nella 250, come è giusto che sia, nel 1993 Luca si sposta all'interno della 500. Viene avvicinato e chiamato da Kenny Roberts per sostituire John Kocinski, che aveva fortemente voluto ma che purtroppo non era riuscito a portare i risultati sperati con la 500. Luca decide di affrontare l'avventura all'interno della nuova categoria pur avendo un compagno di squadra davvero scomodo. Infatti Luca viene chiamato come alfiere di Wayne Rainey, che in quel momento era il campione del mondo in carica e soprattutto stava dimostrando di essere l'uomo da battere nella 500. Tra l'altro vi lascio il video sulla carriera di Wayne Rainey qui in alto a sinistra. Un'altra curiosità che vi voglio raccontare è che per spostarsi in 500 Luca lascia libera la sella della NSR 250 che verrà occupata da un altro grande pilota italiano di cui ho fatto un video sulla carriera, Max Biaggi, vi lascio anche questo qua in descrizione qua in alto, proprio con il team di Hervé Kanemoto. Ma torniamo a Luca Cadalora che si è spostato in 500. L'inizio della stagione non è affatto facile perché la moto che è stata sviluppata da Kenny Roberts e da Wayne Rainey richiede uno stile di guida che è esattamente opposto rispetto a quello di Luca Cadalora. Di conseguenza le prime gare, la prima metà della stagione del 1993 per Luca si rivela un inizio stagione davvero molto ostico. Infatti Luca stesso dice che la moto sviluppata da Wayne Rainey era una moto durissima che aveva la necessità di sfruttare i pneumatici Dunlop che erano leggermente scivolosi per essere guidata di traverso. Questo perché vi ricordo che praticamente dal 1978 al 1998 tutti i campionati del mondo della 500, eccetto quello dell'80 e dell'81 che sono stati vinti da due italiani, Marco Lucchinelli e Franco Uncini, sono stati vinti da piloti americani, statunitensi oppure australiani, i quali avevano uno stile di guida radicalmente diverso perché arrivavano da una scuola ed esperienze radicalmente diverse, ad esempio da quelle di Luca Cadalora, Max Biaggi e tutti gli altri piloti europei. Infatti all'interno della vecchia scuola europea il percorso prevedeva che i piloti facessero 125, 250 e poi arrivassero in 500, mentre invece gli americani e gli australiani imparavano a far slidare le moto all'interno delle gare di flat track o di dirt track o di cross e in questo modo riuscivano poi a padroneggiare la grande potenza della 500, la settavano in maniera assolutamente durissima e la facevano scivolare per farla curvare più velocemente. Al contrario, i piloti europei, e Luca di questo fu grandissimo testimonial, imparavano a sfruttare il mezzo al 100%, cercando di rendere la propria guida cesellata e pulita il più possibile, senza commettere assolutamente delle sbavature. Anche perché, soprattutto la 250, e questo l'ho trovato in un'altra intervista di Luca Cadalora, era la moto totale, era la moto che poteva essere sfruttata davvero al 100%, sia per quanto riguardava il motore che per quanto riguardava il telaio, i freni, le sospensioni e le gomme. E questo permetteva di affinare una serie di sensibilità del pilota e un certo tipo di guida che poi era difficile riuscire a riportare sulle 500 settate come in quel momento invece stavano vincendo. Ma torniamo alla stagione del 1993 di Luca Cadalora. Trovato un nuovo feeling con il suo capotecnico Warren Willing, Luca riesce a mettere a posto la YZR 500 esattamente come vuole lui e i risultati iniziano ad arrivare. Infatti riesce a vincere la sua prima gara a Donington, nonostante ci fossero degli ordini di scuderia dove forse non era così
indispensabile vincere. 1993 è stata una stagione molto combattuta, l'ho trovato un po' all'interno del video di Rainey e poi farò un altro video sulla carriera di Kevin Schwantz dove magari vi spiego meglio questo aspetto. E ovviamente bissò la vittoria nel Gran Premio di Misano del 1993 dove la carriera di Rainey purtroppo venne interrotta. In totale nella sua stagione di debutto Luca Cadalora riuscì ad arrivare terzo alle spalle di Kevin Schwantz e di Michael Doohan, portando a casa la bellezza di 2 vittorie. L'avventura nella 500 all'interno del Team Roberts proseguì nelle stagioni del 1994 e 1995, dove tutto sommato Luca ottenne dei bellissimi risultati con delle vittorie e un secondo e un terzo posto finale nella stagione 94 e nella stagione 95, dove però non fu mai in realtà in grado di insidiare quello che fu il mattatore della metà degli anni 90, cioè Michael Doohan, che nel frattempo si era ripreso dal grave infortunio alla gamba che gli era caduto nel 1992. Tutto sommato però la carriera di Luca all'interno del Team Roberts fu clamorosa, perché riuscì sempre ad ottenere delle posizioni di rilievo all'interno delle singole gare e soprattutto fu sempre consistente alla fine dell'anno, portando appunto a casa il secondo e il terzo posto. Nel 1996, nuovamente avvicinato da Hervé Kanemoto e terminata l'avventura all'interno del Team Roberts, Luca si spostò nuovamente su una Honda NSR 500. Sulla NSR gestita da Kanemoto, questa volta con lo sponsor Marlboro, Luca nuovamente riuscì ad ottenere 2 vittorie e portò a casa un terzo posto finale. Questo fu forse un po' il canto del cigno di Luca all'interno del motomondiale. Infatti le stagioni che vanno dal 1997 al 2000 furono molto poco costanti. Luca iniziò la stagione su una moto per poi cambiare magari 2 o 3 selle, non trovare un rinnovo per l'anno successivo. Comunque all'interno di questi anni militò e disputò delle singole gare su Yamaha, Muz e addirittura sul prototipo KR3 sviluppato da Kenny Roberts, che in passato era stato appunto il suo team manager. Nel 2000 Luca decise di ritirarsi dal mondo delle competizioni e fece qualche breve apparizione in sella alla Ducati Superbike, dove però non sbocciò veramente mai l'amore. Le apparizioni sulla Ducati Superbike vennero fatte perché a partire dal 1998 Luca venne inserito all'interno del team dei collaudatori proprio della casa di Borgo Panigale. Vediamo ora quelli che sono per me gli aneddoti top della carriera di Luca Cadalora. Sicuramente l'arrivo gomito a gomito contro Helmut Bradl nel Gran Premio di Misano del 1991. Ultimo giro, i 2 avversari si superano, continuano a superarsi, non si riesce a capire chi avrà la meglio e i 2 ad un certo punto si appoggiano uno contro l'altro e passano sul traguardo praticamente appaiati. Luca Cadalora vince di 9 millesimi e ci sono anche un po' di strascichi sul podio, una serie di reclami fatti dal tedesco all'italiano. Qualche anno più tardi Stefan Bradl, il figlio di Helmut Bradl, pare che disse a Luca che Luca era il generatore di mal di testa del padre, proprio perché in quella circostanza e in altre circostanze gli impedì di portare a casa la vittoria finale all'interno delle singole gare. Nonostante tutto sommato avessero la stessa moto, perché Helmut Bradl, ve lo ricordo, correva sulla bellissima Honda NSR con lo sponsor HB bianca e gialla. Poi c'è il famoso test segreto fatto con Carlo Pernat nell'agosto del 1996 per tornare in 250. Infatti, terminata l'avventura con la 500 di Kanemoto, la Honda, pare che durante il corso del 1996 Pernat invitò Luca Cadalora al Mugello a fare un test sulla Honda di Biaggi, poiché anche tra aprile Pernat e Biaggi si era rotto un pochettino l'incantesimo. Luca all'inizio si disse interessato, ma poi non fece mai il passaggio e rivelò anni dopo che non fece mai il passaggio perché gli sembrava riduttivo tornare in 250. Ultimo ma non ultimo aneddoto che a me piace tantissimo è la gara di Misano, per quanto tragica, proprio del 1993, dove Luca raccolse l'eredità del proprio capo team, proprio primo pilota, Wayne Rainey, portando a casa una vittoria fantastica all'interno del circuito di Misano e di conseguenza cercò di contenere quello che stava diventando lo strapotere di Kevin Schwantz proprio nella stagione del 1993. Perché mi piaceva Luca Cadalora? Luca Cadalora mi piaceva innanzitutto e continua a piacermi perché cerco di seguirlo sui social network e quando pubblica qualche nuovo video. Mi piace soprattutto perché è una persona pacata, tranquilla, mai al di fuori delle righe, ha un carattere appunto molto tranquillo. Durante le interviste è normale, nonostante sia stato 3 volte campione del mondo, vedere una persona umile e decisamente alla mano. Quando poi però si abbassava la visiera, soprattutto nella stagione del 1992, ci faceva veramente sognare. Una guida pulita, una guida assolutamente perfetta, Cesare
spesellata, 20 giri passando sempre nello stesso millimetro e senza mai svelare il proprio potenziale. Infatti una delle cose che Luca ha più volte dichiarato è quella di aver imparato una delle lezioni più importanti della sua vita da Anthony Mang, il pilota tedesco che gli insegnò che le vittorie vanno portate a casa quando tutte le condizioni sono favorevoli. È inutile cercare di voler strafare quando qualcosa non sta funzionando al 100%, è molto meglio tirare remi in barca e portare a casa dei punti preziosi che possono servire alla fine dell'anno per vincere un campionato del mondo. Poi Luca Cadalora mi piaceva perché era in grado di sfruttare al 100% il proprio mezzo. Sicuramente è stato uno dei piloti più belli da vedere sulla 250 insieme a Max Biaggi, una delle guide migliori che si sia mai visto. E Luca più volte ha dichiarato di adorare la 250 perché era una moto che era sfruttabile davvero al 100%, ti insegnava a sfruttare le potenzialità del mezzo al 100%, come era stato prima con la 125, ma cosa assolutamente impossibile con le potenze, con i telai delle 500. All'interno della 250 Luca riusciva davvero a prendere fino all'ultimo cavallo, fino all'ultimo centimetro di pista per portare a casa la vittoria. Ultimo ma non ultimo, di Luca Cadalora mi è sempre piaciuto l'aspetto di guerra psicologica. Infatti ricordo chiaramente quando fissò durante tutta la gara la ruota posteriore dell'avversario Helmut Bradl, che non riusciva a superare perché gli mancava la potenza necessaria, instillando così il dubbio nel tedesco che qualcosa non stesse funzionando all'interno della sua moto, all'interno del suo pneumatico posteriore, e quindi mettendogli una debolezza psicologica di base. Questa capacità di premere sull'avversario non soltanto a livello fisico, non soltanto a livello prestazionale, ma anche con la forza della mente mi ha sempre molto impressionato, e non mi stupisce che nel 2016, 2017, 2018 Luca sia stato il personal coach di Valentino Rossi. Quali furono i grandi avversari di Luca Cadalora? Beh, sicuramente primo fra tutti fu Helmut Bradl, nominato poco sopra, con cui si giocò un paio di mondiali gomito a gomito. Poi ci fu John Kocinski nel 1990 in sella ad una moto molto simile alla sua, la Yamaha YZR. E poi, come non ricordare, Sito Pons, che vinse i mondiali dell'88 e dell'89, e prima ancora anche Anthony Mang, anche se nel 1987 Luca non era ancora davvero così competitivo. Luca ebbe degli avversari sicuramente di tutto rispetto anche durante la 500, e il suo passaggio in quella classe sicuramente non avvenne nei tempi migliori per un pilota italiano. Infatti passò nella 500 proprio accanto al campione in carica, Wayne Rainey. Dopo di lui ci fu un anno fortunato di Kevin Schwantz, e poi iniziò l'epoca di Michael Doohan, il vero mattatore degli anni 90. Quindi tutti questi per Luca sono sicuramente stati dei grandissimi avversari che non fu facile battere, ed è per questo che bisogna considerare le sue performance, quei secondi, quei terzi posti finali alla fine della stagione, davvero dei risultati di tutto rispetto per un pilota italiano che arrivava da una scuola di guida radicalmente diversa e si trovava a dover competere con delle moto che erano pensate e sviluppate dalle case madri per far vincere dei piloti che avevano uno stile di guida radicalmente opposto a quello di Luca Cadalora. Molto bene, per il video di oggi è tutto. Io spero che questo sunto sulla storia sportiva di Luca Cadalora vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, vi chiedo per piacere di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e magari condividere questo video con i vostri amici che sono appassionati dei Gran Premi degli anni 90. Sono dei gesti che per voi sono gratuiti, magari vi fanno pure piacere, per me aiutano davvero moltissimo e mi aiutano a cercare di portare dei contenuti di qualità sempre superiore e soprattutto con più frequenza all'interno del canale. Come sempre, se c'è qualcosa che volete farmi sapere, qualche inesattezza che vorrete correggere, i commenti sono qui sotto, io accetto sostanzialmente tutto, e ciao riders!